Nel mio ultimo video vi ho mostrato quanto ho realmente speso, quanto ho vinto e com'è andata la mia stagione su Sorare. E quel video ha fatto venire a parecchie persone la stessa domanda: ok, ma se volessi provare Sorare oggi, da dove cazzo dovrei iniziare? Perché appena entrate vedete carte, pacchetti, mercato, 3 modalità diverse, competizioni, bonus, punteggi e una quantità di roba che può sembrare enorme. Questa però non è la guida completa a Sorare, quella la faremo più avanti, con calma. Oggi voglio darvi 10 cose da sapere prima di fare scelte sbagliate, comprare carte a caso o buttare soldi senza avere una strategia. L'obiettivo è farvi capire se Sorare 27 può piacervi, come provarlo senza partire alla cieca e come evitare gli errori più comuni di chi comincia. Sorare non è soltanto un fantacalcio. La base è semplice: scegliete giocatori reali e ottenete punti in base a ciò che fanno nelle partite vere. Non contano soltanto gol e assist, entrano nel punteggio anche passaggi, duelli, occasioni create, contrasti, errori e molte altre statistiche. La grande differenza rispetto al fantacalcio classico è che qui utilizzate delle carte. Potete collezionarle, vincerle, comprarle e nella parte pro anche rivenderle. Quindi Sorare ha due anime. Da una parte costruite le formazioni, dall'altra costruite e gestite una galleria. Ed è proprio questa seconda parte che può rendere il gioco molto più profondo, ma anche molto più rischioso. Sorare 27 ha 3 modalità diverse. La cosa più importante da capire è che Sorare 27 è diviso in 3 esperienze: Arcade, Pro e Arena. Arcade è la parte più immediata e gratuita. Pro è quella in cui scegliete voi le carte e provate a superare degli obiettivi di punteggio. Arena è la parte competitiva in cui il vostro risultato viene confrontato con quello degli altri manager. Quindi non dovete entrare pensando che esista un solo modo corretto di giocare. La domanda iniziale è: voglio semplicemente divertirmi, spacchettare e collezionare? Voglio costruire una mia squadra e inseguire degli obiettivi? Oppure voglio sfidare direttamente gli altri? Capire questa differenza prima di spendere è già un modo per evitare parecchi errori. Arcade è il modo migliore per provare Sorare gratuitamente. Per una persona completamente nuova io partirei da Arcade. È free to play. Potete giocare senza acquistare carte e senza dover gestire il mercato. Completate obiettivi, ottenete pacchetti e spacchettate nuovi giocatori. Ed è una parte molto divertente perché con un po' di fortuna potete trovare anche calciatori fortissimi senza aver speso nulla. Il vantaggio principale non è soltanto il prezzo, è che potete capire se vi piace davvero il gameplay, senza preoccuparvi del valore delle carte, di quando vendere o di quanto state rischiando. Arcade è anche molto immediato. Grazie all'Anytime Entry potete iniziare praticamente in qualsiasi momento, senza dover aspettare per forza l'inizio della classica Game Week. Le carte Arcade appartengono a set temporanei. Arcade funziona attraverso dei set. Ogni set rappresenta un piccolo ciclo del gioco, ha la sua collezione, i suoi pacchetti e i suoi obiettivi. Dura indicativamente 2 o 3 mesi. Durante quel periodo provate a migliorare la vostra collezione e a completare la progressione. Quando arriva il set successivo parte un nuovo ciclo. Questo significa che Arcade è più leggero da gestire rispetto alla parte pro. Non state necessariamente costruendo una galleria pensata per durare anni. State vivendo una specie di mini stagione con un inizio, una progressione e un ricambio. Se poi vi divertite molto potete anche investire una piccola cifra per aumentare le possibilità e rendere il tutto più coinvolgente. Ma ovviamente non siete obbligati a farlo per capire il gioco. Pro rende l'esperienza più seria. Quando volete avere più controllo su ciò che state facendo, entrate nella modalità pro. La logica ricorda in parte gli obiettivi di Arcade. Costruite una formazione e provate a superare le hot streak, cioè percorsi formati da diversi livelli con punteggi sempre più difficili da raggiungere. Superate il target, ottenete il premio e potete provare ad avanzare allo step successivo. La vera differenza però è un'altra. In Arcade utilizzate principalmente ciò che avete trovato nei pacchetti. In Pro scegliete e comprate ciò che ritenete utile. Entrate quindi nel mercato, studiate i giocatori e costruite personalmente la vostra galleria. Grazie all'Anytime Entry potete entrare nel tabellone e modificare la formazione fino all'inizio della partita del primo giocatore schierato. Questo vi permette anche di aspettare le formazioni ufficiali e ridurre il rischio di utilizzare giocatori che non partono titolari. Pro vi dà quindi molto più controllo, ma introduce anche maggiore complessità e un rischio economico. Le carte che comprate possono aumentare oppure perdere valore. Arena è la sfida contro gli altri manager. In Arena il vostro obiettivo non è soltanto superare un punteggio prestabilito, dovete fare meglio degli altri manager presenti nella classifica. È la modalità più competitiva e quella più vicina al vecchio cuore di Sorare. In Sorare 27 sono state eliminate le divisioni. Ogni competizione ha una classifica concentrata, senza promozioni e retrocessioni. Sono inoltre previsti 2 sostituti opzionali. Entrano automaticamente soltanto quando un titolare non gioca nemmeno un minuto. La differenza si può riassumere così: in Pro sfidate un obiettivo, in Arena sfidate gli altri. Non ce n'è necessariamente una migliore, dipende da quale tipo di pressione e di competizione vi diverte di più. Prima di comprare dovete capire la differenza tra in-season e classic. Non voglio aprire ora il capitolo infinito su rarità, tirature e bonus, però una differenza dovete conoscerla. Le carte in-season appartengono alla stagione attuale, le carte classic appartengono alle stagioni precedenti. Nelle promozioni in-season di Pro e Arena servono almeno 4 carte della stagione corrente e si può utilizzare al massimo una carta classic. Questo non significa che le vecchie carte non servano più. Esistono competizioni classic dedicate e una carta classica può avere un ruolo importante anche in una formazione in season. Significa però che prima di comprare dovete sapere dove volete utilizzare quella carta.
altrimenti rischiate di acquistare un ottimo calciatore e scoprire dopo che non entra nella competizione che avevate immaginato. Prima scegliete l'obiettivo, poi entrate nel mercato. Questo è probabilmente il consiglio più importante del video. Non aprite il mercato, cercate 5 calciatori che vi piacciono e poi provate a inventarvi una strategia. Fate il contrario. Prima scegliete la modalità, poi scegliete una competizione, poi scegliete un campionato che conoscete. Stabilite il budget e soltanto dopo cercate le carte. Già che stiamo parlando dei primi acquisti, vi segnalo anche il vantaggio disponibile per i nuovi utenti. Registrandovi attraverso il mio link affiliato potete ottenere fino a 150 euro di vantaggi complessivi, fino a 100 euro di sconto sulle prime carte, più 50 euro in crediti completando i requisiti della promozione. Link in descrizione. Ma attenzione, il fatto di avere uno sconto non significa che dobbiate comprare a caso. Lo sconto ha senso soltanto se state acquistando carte che servono davvero alla vostra strategia. Non spendete tutto durante la prima sera. Non esiste un budget perfetto per tutti. Esiste però un errore fatto con qualsiasi budget: spenderlo completamente prima di aver capito il gioco. Io userei soltanto una parte della cifra disponibile, lascerei del margine per correggere gli errori. Può servire per sostituire un giocatore che perde il posto, per coprire un infortunio, oppure per approfittare di un'occasione che si presenta sul mercato. E non comprerei 20 giocatori mediocri soltanto per avere una galleria più grande. Meglio una formazione con logica precisa che una montagna di carte scollegate. All'inizio di Sorare 27 possono esserci ricompense temporanee o promozioni di lancio. Se state guardando questo video parecchio tempo dopo la pubblicazione, controllate sempre che siano ancora attive. Un boost può rendere interessante l'inizio, ma non deve diventare una scusa per inseguire la FOMO e spendere più del previsto. Quello che farei io iniziando oggi. Se dovessi partire completamente da zero farei così. Prima proverei arcade gratuitamente. Cercherei di capire il sistema di punteggio, le formazioni e quanto mi diverte seguire una partita attraverso Sorare. Poi guarderei Pro e Arena e sceglierei una sola direzione iniziale. Se decidessi di comprare, sceglierei un campionato che conosco davvero. Stabilirei un budget massimo e ne utilizzerei soltanto una parte. Costruirei una prima formazione con un obiettivo preciso, non una galleria generica, e soprattutto non pretenderei di capire tutto durante la prima settimana. Sorare richiede programmazione. Titolarità, infortuni, calendari e rotazioni contano almeno quanto la conoscenza dei nomi. Per confrontarvi con altri giocatori, in descrizione trovate il mio gruppo Telegram dove siamo più di 1000 persone. Trovate anche il link alle live su Twitch dove analizzo il gioco e rispondo alle domande. Ma anche in questo caso non comprate mai una carta soltanto perché qualcuno vi dice che è forte. Dovete capire perché quella carta è utile alla vostra strategia. Queste erano le 10 cose che secondo me dovete sapere prima di iniziare su Sorare 27. Non volevo fare una guida infinita, ma volevo darvi un percorso semplice. Provate il gioco, scegliete come volete giocare, programmate e soltanto dopo iniziate a comprare. Scrivetemi nei commenti quale modalità vi incuriosisce di più tra Arcade, Pro e Arena. Il link affiliato, Telegram e i canali delle live sono tutti in descrizione. E ricordatevi il consiglio più importante: non comprate prima di avere un obiettivo. Buon anno!